Ciao a tutte! Oggi un progettino, oggi è per tutta l'estate, progetti facili e veloci da realizzare perché fa caldo, quindi io non posso smettere di cucire perché è la mia passione. Io sto male se non riesco a cucire di tanto in tanto quando mi vengono delle idee e proporle a voi. Quindi mettiamoci subito all'opera. Allora, per questo progettino adesso darò anche le misure per chi non può scaricare il cartamodello. È un progetto facilissimo, alla portata di tutti e molto simpatico, qualcosa da appendere nelle vostre cucine o dove volete, ed è, si chiamerà Quick Quack Appunti, perché sarà una bella paperotta porta appunti, quindi porta notes, penne, matite, o altrimenti ci potete mettere le presine, potete farne l'uso che più preferite. Ci sono 3 PDF gratuiti. Come si compone questo cartamodello? Le ali di questa bella paperotta saranno abbastanza lunghe e poi capirete il perché. Allora, ogni foglio ha un riferimento, foglio A, foglio B e foglio C, perché sono 3 fogli. Qui c'è il foglio B, troverete, c'è scritto ali per 4, cioè 2 per ogni ala, 2 tessuti per ogni ala. Qui c'è scritto unire con foglio C, quindi cercate il foglio C, eccolo qui c'è scritto ala, unire con foglio B, questo è il foglio B, lo unite così, mettete lo scotch e ritagliate sul disegno della sagoma. Questo per quanto riguarda le ali. Per quanto riguarda il corpo, foglio A, troverete la scritta unisci con B, prende il foglio B, qui c'è scritto corpo inferiore, unite, questa parte qui, mettete lo scotch e poi andate a ritagliare, magari ritagliatevi il cartamodello con un foglio di carta in doppio, prendete un bel foglio grande perché qui c'è scritto in doppio, questa è metà parte del corpo, in modo tale che nel momento in cui lo metterete il foglio in doppio, piegato in doppio e disegnate questa sagoma qui, sulla parte in doppio, quindi dove ci sarà la piega chiusa del foglio, una volta ritagliato vi ritroverete il cartamodello per intero perfetto. Ci sarà il becco, dovete ritagliare la sagoma, un tessuto per il becco superiore, come abbiamo sempre fatto per tutte le papere che vi ho proposto io, per tutti i progetti delle papere, un becco sulla parte superiore, un tessuto, e un tessuto per il becco inferiore, e poi vi farò vedere come si assembla. Le zampette 2, questa è la zampetta, sarà piccolina, almeno la zampa, dato che le ali sono abbastanza lunghe, 4 pezzi perché sono 2 tessuti per ogni zampa, quindi zampe, questo è il cartamodello, ritagliate sulla sagoma. E basta, tutto qua, non c'è altro, ve l'ho detto, sarà molto facile. Allora, per prima cosa andiamo a realizzare le ali. Mi raccomando, troverete sempre l'indicazione dove dovete lasciare l'apertura. Allora, io ho deciso di realizzare questa bella paperotta con 2 tessuti, il quadrettino bianco e lilla e il tessuto bianco. Questi tessuti sono di cotone 100%, però potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto, quello che avete andrà benissimo. Quindi la cosa importante, se lo fate come me bicolore, quando andate a mettere i 2 tessuti dritto con dritto e fermate per bene con gli spilli, la sagoma va disegnata in questa maniera. Questo, allora, la parte curva starà all'interno, deve stare all'interno della sagoma della papera, quindi disegnate la sagoma, poi mettete l'indicazione dove dovete lasciare l'apertura, poi l'altra ala la prendete, la mettete così e fate la stessa identica cosa, disegnate la sagoma, così vi ritroverete, una volta risvoltato, le 2 sagome, dato che sono 2 tessuti diversi, di colore diverso, le 2 sagome che combaceranno perfettamente. Una volta fatto questo si deve andare a cucire con la lunghezza, io cucirò con lunghezza appunto 2, 2,5, attenzione sempre del filo a 4 perché non mi si aggroviglia il filo in questo modo, quindi scegliete voi poi la tensione che più, facendo delle prove, che va bene per voi, per la vostra macchina da cucire. Dopodiché andate a cucire sul disegno della sagoma tutto intorno e lasciate questa apertura qui dove è indicato sul cartamodello. Una volta disegnato, l'ho fatto vedere in tutti i progetti delle papere che ho fatto, anche se cambia la dimensione e la forma, la cucitura è sempre quella. L'unica differenza è che queste ali io non le vado ad imbottire, ancora sono indecisa. Imbottire, e invece sì, metterò del filtro K, un pochino di sostegno io lo voglio dare, ma ovatta a fiocchi non ne metterò. Quindi aspettate che prendo un po' di filtro K che è sottile. Allora, ho preso un po' di filtro K, adesso lo vado a ritagliare. Questa è la prima volta che realizzo questo porta tutto fondamentalmente. L'ho disegnato stamattina, mi è venuta questa idea e quindi ho deciso di realizzarlo e di proporlo anche a voi. Adesso vado a ritagliare questo filtro K che è molto sottile perché non necessita proprio di tanta struttura, queste ali non necessita, quindi ne prendo proprio il filtro K per questa motivazione. Ho questa a disposizione, costa poco e quindi userò il filtro K. Come materiale costa poco ovviamente rispetto all'ovatta piatta. Quindi fatto questo, adesso mi vado a fermare tutti e 3 i pezzi insieme, quindi
L'imbottitura sotto, i due tessuti dritto con dritto, metto qui gli spilli e fermo tutti e tre i pezzi insieme e vado a cucire sul disegno della sagoma. Se invece usate un tessuto che non è sottile come il mio, perché il mio è 100% cotone, quindi è molto sottile, se avete un tessuto più corposo non ci sarà bisogno di mettere nessun tipo di struttura. Allora, ho cucito, ho tagliato l'eccesso del tessuto distanziandomi dalla cucitura di circa 5 mm. Qui dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più, però l'ovata la vado a tagliare, non la lascio insieme al tessuto in più. Adesso qui l'ho tagliata pure, qui c'è l'apertura, fate dei piccoli taglietti qui agli angoli, così usciranno per bene fuori appena risvoltiamo. E adesso vado a risvoltare, mi sa che devo pure stirare, però io non stirerò ragazze perché fa troppo caldo. Vediamo, stirerò per bene e aprirò per bene le cuciture con le mani. Adesso vado a risvoltare il tutto, quindi mi aiuto con una bacchetta al solito, parto da qui e tiro fuori per bene tutto. Io velocizzo. Ora, dopo aver svoltato, ho inserito all'interno il tessuto dove avevo lasciato l'apertura, ho messo le mollettine. Voi magari stirate se riuscite con questo caldo, potete adesso decidere se fare la ribattitura tutto intorno o chiudere questo pezzettino con ago e filo, cucendolo a mano con un puntino di collo oppure con la cucitura a macchina. Io farò soltanto la cucitura qui e poi andrò a fare due cuciture qui a partire dall'angolo. Andrò a fare due cuciture. Adesso vi do anche la misura. Queste due cuciture che farò saranno dove c'è la più lunga, la parte più lunga sarà di 14 cm, farò questa cucitura con un punto dritto. Qui invece la farò a 12 cm sia qui che qui, e poi mi vado a chiudere con un punto di cucitura vicino al bordo questa apertura. Adesso do la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, questa ha la misura 30 di altezza, larghezza massima 13, larghezza più piccola 9, e poi andate a stringere. Allora, dopo aver fatto le cuciture sono andata anche a stirare per cancellare i penni della penna cancellabile e sono perfette, quindi li mettiamo da parte. Adesso andiamo a realizzare il cappietto, perché la papera starà attaccata qui, poi vedrete come mano a mano come verrà. Questo sarà il cappietto che poi noi andremo ad unire a questa bacchetta che è lunga 30 cm. Lo spessore vedete voi, questo è uno spessore di, potete mettere anche più grande, di mezzo centimetro. Quindi ho preso il tessuto di cotone, quello che richiamerà le ali e il corpo della papera. Ho inserito all'interno 1 centimetro di tessuto alle due estremità, poi ho stirato sulla metà perché bisogna stirare così viene meglio, e poi ho ripiegato i due laterali all'interno e mi sono andata a chiudere tutto. Adesso vado ad effettuare una cucitura con un punto dritto per tutta la lunghezza, su tutti e quattro i lati, e mi vado a fissare tutto. Adesso vi do anche la misura. Questa striscia misura in altezza 4 cm, considerando che ho già fatto il bordino all'interno di 1 centimetro a tutte e due le estremità, ma centimetro in più o in meno non succede nulla, è di 63 cm. Quindi adesso me la vado a cucire tutta intorno sui quattro lati con un punto dritto e la metto da parte e iniziamo a fare la struttura del porta notes. Quindi vado a cucire e ci vediamo dopo, facilissimo. Allora, disegniamo anche le zampette, le avevo dimenticate. Questo è il cartamodello, due tessuti dritto con dritto. Io sto usando un tessuto di cotone 100%, potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto. Disegnate la sagoma delle due zampette e poi andate a cucire sul disegno della sagoma, e qua sopra deve restare aperto. Trovate le indicazioni anche sul cartamodello. Questa zampetta misura 7 in altezza e la larghezza è 8 cm, mentre quella della gambetta è 3 cm. Dopo aver cucito e tagliato il tessuto in eccesso, io ho lasciato solo qualche millimetro tutto intorno. Fate anche sempre i taglietti qui dove ci sono gli angoli, dopodiché risvoltate e se potete stirate pure. Quindi vado a risvoltare adesso queste zampette. Tiro per bene fuori le cuciture. La stirata necessita proprio un pochino qui, aprite per bene le cuciture. Se volete potete fare anche una ribattitura, io però non la farò
vado a risvoltare anche questo e vi faccio vedere il prossimo step. Adesso che ho stirato, ho preso un pochino di ovatta a fiocchi e sono andata a riempire questa parte qui lasciando un dito libero da ovatta, e poi ho fatto una cucitura sotto la macchina da cucire per non far salire su l'ovatta. Adesso prendete un pochino di ovatta a fiocchi se lo volete fare questo passaggio, altrimenti non lo fate, la potete applicare anche così piatta senza mettere ovatta all'interno. Io vado a riempirla invece perché l'effetto così ciccioso a me piace, quindi vado a riempire per bene, spingo qui sulle dita, diciamo, della zampetta, e vado a riempirle e lascio un dito qui. Adesso vi do esattamente quanti centimetri, perché il dito di ogni persona cambia. Adesso vi do anche il centimetro, quindi vado a riempire ancora, le voglio belle cicciose queste zampette. Ok, quindi una volta fatto tiro per bene fuori il tessuto, così mi do i centimetri, quindi lasciate, fate la cucitura scendendo dalla parte dove è aperta, scendete di 2 centimetri e fate questa cucitura. Quindi adesso io scendo di 2 centimetri e mi vado a fare questa cucitura qui con un punto dritto. Qui blocco il punto e faccio una cucitura dritta, così l'ovatta resterà non camminerà e andrà su, perché adesso vi faccio vedere, queste devono essere attaccate adesso al corpo del portanotes. Allora, una volta fissato con questa cucitura tutte e due le zampette, le metto da parte e adesso possiamo dedicarci al corpo. Questa è la struttura, vi avevo già spiegato, questa la trovate a metà. Io ho disegnato praticamente la sagoma, voi magari disegnatela su foglio piegato a metà, su un bel foglio di carta grande, così avrete tutta la sagoma per intero. Io ho fermato, ho messo dei segnetti sopra e sotto, ho disegnato un lato, poi ho girato, ho fatto combaciare i segnetti che avevo messo prima e ho disegnato l'altra metà per evitare di costruirmi la sagoma per intero. Una volta disegnata la sagoma sono andata a mettere anche tutti i punti di riferimento che trovate sul carta modello, quindi dove vanno posizionate le ali. Adesso vi faccio vedere. Allora, per prima cosa, qui vanno applicate le ali e trovate la dicitura dove mettere le ali, quindi ho messo dei segnetti qui, adesso li controllo. Poi dove va posizionata la tasca, quindi qui, perché avrà la tasca giustamente il portanotes, e sull'altro foglio c'è dove dovete posizionare le zampette, quindi qui e qui l'apertura. Una volta messi tutti questi segnetti, adesso do anche la misura per chi non può scaricare il cartamodello, vado a ritagliarmi un rettangolo di tessuto che contiene questa sagoma, che misura 37,5 per 23, quindi due tessuti che andranno messi dritto con dritto. A questo portanotesi aggiungerò anche un po' di filtro K per dare un pochino di struttura, perché il cotone è molto sottile. Qui dove ho messo il segno della tasca, adesso dobbiamo andare a realizzare la tasca che verrà posizionata qui. Prendete un tessuto che misura 17,5 per 23-24. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto fare il doppio orlino solo su un lato e lo andate a cucire con un punto di cucitura dritto. Se volete potete anche applicare, una volta fatto il bordino, anche un volà, qualche decorazione, un po' di pizzo sangallo. Adesso vediamo cosa posso mettere io. Mi piacerebbe il volà. Allora, intanto mi vado a realizzare il doppio orlino e vado a cucire con un punto dritto questo orlino. Allora, prendete, se volete fare questo passaggio, se no potete anche non mettere nulla nella tasca, qui sul bordino, per ornare il bordino. Io ho preso una striscia di tessuto, lo stesso che richiamerà il corpo. Cosa ho fatto? Intanto vi do la misura. Io già ho fatto l'orlino di 1 centimetro sulla parte superiore e inferiore, però prima io ho rifinito tutta questa striscia con lo zig zag, o se avete la taglia e cuci fatelo con la taglia e cuci. Questa striscia misura quindi 4, 5, 6, 6 di altezza, e poi fate il bordino di 1 centimetro sopra e sotto dopo aver rifinito, per una lunghezza di 50 centimetri. Praticamente è circa quasi il doppio della tasca come misura, infatti. Quindi vado a fare adesso una piccola ruche, come dopo aver fatto l'orlino sulla parte superiore e inferiore cerco alla metà e vado ad arricciare qui sulla metà per creare una piccola rouge. Lo potete fare o con un punto filza a mano e poi lo andate a cucire qui sul bordo della tasca, oppure con la macchina da cucire, mettendo la lunghezza del punto, io la metterò a 5, la tensione del filo a 9.
lasciate un po' di filo in più all'inizio e alla fine, così potete regolare la ricciatura, allargarla o stringerla, e non fate il fermapunto chiaramente, quindi lasciate un po' di filo sia all'inizio che alla fine. E adesso vado ad arricciarla. Quindi la rotellina l'ho messa a 9, la lunghezza è a 5. Non fermo il punto, lascio un po' di filo in più sia all'inizio che alla fine, mi posiziono sulla metà e inizio la cucitura. E questo sarà l'effetto che a me piace tantissimo. Sollevo l'ago, lascio un po' di filo in più e taglio, e questo sarà il risultato. Bellissima. Allora, una volta arricciata la striscia, aiutatevi a stringere o ad allentare la ricciatura con i due fili, con quello superiore. Poi fate, qui c'è solo lo zig zag, fate una piccola piega, lo posizionate qui sul bordo e vi andate a distribuire questa ricciatura in modo uniforme per tutta la lunghezza della tasca. Io fermerò con le mollettine anche sulla parte superiore, perché adesso io vado a cucire sulla stessa cucitura dove ho fatto questa ricciatura. Quindi vi fermo anche la parte superiore, così la striscia della rouge starà ben ferma. Man mano adesso che andrò a cucire e a bloccare la rouge, andrò a togliere anche le mollettine. Alla fine vado a fare anche l'orlino e lo porto all'interno, vado ad inserirlo così piegando all'interno la striscia, così sarà ben ferma qui sul bordo, che tanto adesso questo è tessuto in più della tasca, adesso capirete il perché. Quindi volendo potete anche non farlo l'orlino, quindi una volta lo tolgo l'orlino, non ci avevo pensato che la tasca è più grande, perché adesso dovete prendere il tessuto dove avete disegnato la sagoma. Questo sarà, questo quadrettino, il corpo della papera. Qui c'è l'indicazione dove devo andare ad applicare adesso la tasca, quindi che faccio? Innanzitutto mi vado a fissare questa rouge qui sulla stessa cucitura con un punto dritto. Se volete potete ulteriormente decorare applicando anche qualsiasi tipo di passamaneria sopra la cucitura. Quindi vado a fissare adesso con una cucitura la rouge alla tasca con un punto dritto. Ho cucito la rouge sulla stessa cucitura dove avevo arricciato, a questo punto la vado ad appoggiare qui dove ci sono i segnetti, quindi appoggio prima un'estremità, vedete che è più larga la tasca, qui e qui, quindi questo è il rovescio, quindi facciamo come nel tutorial che vi ho fatto del portaposata a forma di pesce. Quindi prendete i segnetti con un ago, quindi qui andrà posizionata la tasca e mettete un segnetto, così si vedrà anche dietro. Qui mettete un altro spillo in questa maniera, poi girate il tessuto, qui ci sono i riferimenti, prendete la tasca, questo sarà il dritto del portanotes, la tasca deve stare il rovescio sul dritto, quindi prendo, intanto qui c'è il segno di riferimento e qui c'è il segno di riferimento, così prendo lo spillo dietro e mi vado intanto a fissare con due punti di cucitura, mi raccomando centratela per bene, prendo l'altro spillo che ho messo dietro e mi vado intanto a fissare con un punto di cucitura per tenere ben ferma la tasca sul dritto del pannello, cucitura qui e cucitura qui con un punto dritto. Allora ho fissato solo qui con due punti di cucitura la tasca, tolgo lo spillo e la tasca è già fissata solo qui. Qui non faccio nulla, però adesso controllo bene quando vado ad assemblare il tutto. A questo punto portiamo il tessuto sul rovescio dove c'è disegnata la sagoma, però prima decidete, infatti io mi sa che la faccio, questa tasca io la dividerò in due parti perché voglio dividere il notice dalle penne, quindi che faccio? Sì, lo faccio adesso, vado a cercare la metà e io la divido in due parti uguali, ma se voi volete potete dividere anche in modo più stretto una parte e in modo più largo l'altra. Io la farò così, quindi prendo la riga che non trovo e mi vado a mettere un segno di riferimento dove andrò a cucire. Adesso vado a fare un'ulteriore cucitura qui, blocco il punto e faccio questa cucitura quasi sulla metà perché mi sa che non è centrata bene, no. Infatti vado a fare questa cucitura sulla metà.
quindi blocco il punto e faccio questa cucitura fino alla fine, così separo le due tasche, diventeranno due tasche. Allora, dopo aver fatto questa cucitura in mezzo mi ritroverò due tasche. Adesso posizionatevi sul rovescio dove c'è il disegno della sagoma e distanziatevi dal disegno della sagoma di 1 centimetro e andate a tagliare tutto il contorno solo di 1 centimetro. Dove c'è l'apertura invece lasciate sempre il tessuto in più. Ok, adesso una volta fatto, cosa dobbiamo fare? Portiamo qui sul dritto e andiamo a vedere dove sono posizionate le zampette e facciamo la seguente: prendiamo sempre due spilli, mettiamoli qui, vanno posizionate le zampette. Adesso sono sul rovescio, metti i segni dove vanno posizionate le zampette, così potrò applicarle sul dritto, così posizionate gli spilli dove vanno le zampette vanno qui e un altro qui. Qui ho il segno di riferimento, sono sul dritto, prendo la zampetta e me la posiziono qui dove vedo gli spilli, in questa maniera, poi tolgo lo spillo dietro e me lo vado a fissare qua, perché adesso lo vado io a cucire, a bloccare prima. Prendo l'altra zampetta e faccio la stessa cosa. Qui c'è lo spillo di riferimento, lo appoggio così e fermo qui, tolgo l'altro che non mi serve, quindi perfetto. Ok, adesso si va a bloccare qui con un punto dritto di cucitura sia qui e sia qui. Perché sono me, ecco, adesso ci siamo, quindi mi vado a fissare le zampette con un punto di cucitura qui e qui. Allora, ho cucito, ho fissato tutte e due le zampette già sul dritto del tessuto e adesso andiamo a posizionare le ali. Allora, qui ci sono i segnetti dove sul rovescio dove avevamo messo il riferimento, quindi metto due spilli qui così e due spilli di qua, ce li andiamo a fissare prima in questa maniera, quindi sono sul rovescio dove ci sono i segnetti con la penna cancellabile, mi posiziono sul dritto, qui vedo gli spilli, prendo le ali, mi raccomando a come mettete le ali. Allora, la parte curva una volta poi sollevata deve andare all'interno qui, decidete se volete mettere il quadrettino, se anche voi fate il quadrettino, perché questo è bicolore, quindi siccome io voglio che si veda il quadrettino, questa parte qui, vado a posizionarmi questa parte qui sul segno, così dove si vedono gli spilli, tolgo gli spilli e me li fisso qui in questa maniera, uno di qua e uno di qua. Una volta che andrò adesso a fissare l'ala, quando risvolterò l'ala sarà col verso giusto, cioè la parte curva all'interno e il quadrettino. Quindi adesso mi vado a fissare anche l'altra ala. Questo cotone è troppo sottile, però è bellissimo. Aspettate che fisso meglio. Prendo l'altra e vado a fare la stessa cosa, la posiziono qui, controllo che è messa alla stessa misura, alla stessa altezza e metto uno spillo, questi li levo e adesso vado a bloccarmi l'ala con un punto di cucitura qui. Perfetto, cucito qui vicino al bordo e qui, e questo poi sarà il risultato. Va bene? Qua c'è la tasca, perfetto. Adesso dobbiamo andare ad assemblare. Siccome le ali sono abbastanza lunghe, io che faccio? Perché adesso devo mettere il tappo, me le vado a sistemare per bene qui, piego, ripiego e me le posiziono così. Faccio la stessa cosa anche a quest'ala, piego, ripiego e me la vado a fissare per bene qui all'interno. Chiaramente metterò delle mollettine e mi vado a fissare tutto. Ok, adesso o imbottitura piatta oppure filtro K il tessuto, questa è una mussola,
il tessuto dritto che lo vedete voi, poi prendete la bella paperotta e la posizionate dritto con dritto, le zampette devono stare dentro, adesso schiacciate per bene e fissate tutto con gli spilli. Adesso che ho fermato tutto con gli spilli, inizio a cucire proprio da qui dove ci sarà l'apertura, quindi blocco il punto e faccio questa cucitura sul disegno della sagoma tutta intorno, e qui mi blocco perché qui resterà aperto. Io cucirò con lunghezza punto 2,5 e tensione del filo a 4. Adesso, prima di andare a cucire, darò la misura del corpo del portanotes, perché ancora non l'ho data. Allora, l'altezza è di 33 cm, considerate che questa è la metà, quindi la testa misura quindi 12 cm, il collo è alto 2,5 cm ed è largo il doppio, quindi 5 cm, perché questa parte è 2,5 cm, questa parte qui è larga 10 cm. Allora, ho cucito, tolgo gli spilli e adesso mi vado a distanziare dalla cucitura di mezzo centimetro, dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più, quindi vado a ritagliare di qua, vedo meglio. Dopo aver risvoltato il lavoro, guardate che bello, adesso dobbiamo fare una bella stiratura e la ribattitura solo se la volete fare. Io la farò però soltanto qui tutto intorno, e sulle ali no, vado a fare questa ribattitura io soltanto qui, così chiuderò anche l'apertura, perché da qui ho risvoltato, quindi questa apertura va chiusa, e io ne approfitto per fare una ribattitura qui tutto intorno. Qui invece non farò assolutamente nulla, adesso io vado a stirare tutto e poi realizziamo il becco, vi faccio vedere come metterlo e come fare gli occhietti. Allora, ritagliate i due pezzi del cartamodello, becco superiore e becco inferiore, e utilizzate il panno Lench, oppure fate come me, io sto utilizzando il tessuto di cotone, ma essendo molto sottile l'ho adesivato stirando un po' di interfaccia. Adesso con la colla a caldo vado ad unire il becco inferiore al becco superiore, tutto qua, così come in tanti progetti dove vi ho fatto i tutorial delle paperotte. Farvi notare che qui ho già applicato con un puntino di colla dei fiocchettini, così come quando faccio le papere che metto i fiocchettini sulle zampette. Adesso decoratela a gusto vostro, fiocchetti, fiorellini, quello che volete. Potete adesso decorarla come più vi piace, a gusto vostro. Io metterò adesso il cappietto, vi faccio vedere come va posizionato, e un ulteriore cappietto, ma potete usare anche il nastrino, da inserire qui. E intanto facciamo il becco. Ho acceso la pistola a caldo e vado ad unire ora il becco inferiore al becco superiore. Io adesso mi vado a rifilare anche il tessuto, perché comunque un pochino di colla esce, e mi vado, vedete, ho cercato di rifilare per bene la colla che esce, ma anche il tessuto. Una volta rifilato per bene vado a riempire il becco con l'ovatta a fiocchi, deve essere ben pieno, Adesso mettete della colla qui e lo posizionate
per bene, centratelo per bene, mi raccomando. Io vi disegnerò adesso dove va posizionato il becco su carta modello perché ancora non l'avevo fatto. Ok, quindi mi aspetto che si asciuga per bene. Una volta incollato il becco, prendete delle perline nere, guardate che bella, delle perline nere, altrimenti dei piccoli bottoncini. Li potete o cucire o incollare. Io sinceramente metterò un puntino di colla e li vado ad incollare per velocizzare, ma vanno tranquillamente cuciti. Ecco fatto, io ne metterò uno di qua e l'altro lo vado a mettere qua, che bella. Questo è il mio portanotes, qui, quack. Adesso prima con la penna cancellabile mi vado a segnare così dove andrò a colorare col pennarello a inchiostro indelebile le narici, i buchini e anche le ciglia. Quindi, ma potete anche ricamare se volete. Io non userò la penna direttamente con l'inchiostro indelebile. Questa non ricordo. Sì, quindi mi vado a disegnare i buchini e anche le ciglia. Io mi alzo altrimenti sbaglio. Appena si sarà asciugato passo il ferro da stiro con un foglio di carta sopra e vado a togliere i segni della penna cancellabile. Ecco fatto. Adesso andiamo ad appenderla e la allestiamo per bene. Allora prendiamo la bacchetta e prendiamo il laccetto che abbiamo fatto. Io l'ho accorciato, adesso vi dico a gusto mio a quanto l'ho portato. È 45 centimetri. Cosa faccio? Vado a prendere innanzitutto la misura del mio bastoncino, perché se voi l'avete più piccolo o più grande, questo dovete vedere voi. E vado adesso a segnarmi dove andrò a cucire con la penna cancellabile. Quindi farò una cucitura qui e qui. E l'altra, dall'altra parte, la farò identica a questa. Quindi qua c'è il segno che ho preso, qui c'è l'altro, così, e vado a cucire e a bloccare con un punto dritto. Ora ho cucito, quindi adesso che cosa succede? Innanzitutto dovete inserire qui il primo anellino, perché qui poi le zampette terranno ben ferma la bacchetta in questa maniera. Quindi inserite prima l'anellino anche di qua e lo posizionate così. Poi ve lo centrate bene, tanto di qua e tanto di là, perché qui adesso o cucite da qui con un punto di cucitura o mettete un pochino di colla. Io momentaneamente andrò a mettere un puntino di colla, ma successivamente posso anche dare un punto di cucitura, altrimenti potete cucire anche lo strappo. Io metterò invece un puntino di colla qui e un puntino di colla qui, tanto quando dovrete toglierlo, anche se lasciate la colla, lo potete tranquillamente sfilare e rimetterlo, perché non è che lo dovete incollare qui sulla bacchetta, lo dovete incollare questa parte di ala qui, altrimenti potete mettere anche un bottoncino a pressione, che è un'idea carina, così qua si mette il bottoncino a pressione. Adesso vediamo, bello, mi piace. Allora, guardate quanto è bella questa paperotta con i bottoncini a pressione, così vi aprite
potete chiudere, potete attaccare eventualmente la paperotta su qualche mobile dove c'è magari la maniglia e potete anche attaccarla senza problemi per decorare qualsiasi parte della vostra casa. E adesso sto inserendo all'interno un po' di nastrino lilla, lo stesso con cui ho fatto i fiocchettini qua, perché questa parte deve stare anche attaccata qua, quindi o prima di inserire questo fate un cappietto con lo stesso tessuto, oppure come me inserite questo all'interno, fate uscire solo un'estremità qui e la allacciate qui sul bastoncino, così la decorate anche facendo un bel fiocchetto. Poi potete anche metterci o realizzare un bel fiorellino, ripeto, la decorazione a gusto vostro, vi potete sbizzarrire come volete. Io farò un bel fiocchettino, non so se metterò anche adesso un fiorellino, vediamo, non lo so, io amo molto la semplicità. Guardate quanto è bella, mi piace tantissimo. Accorcio un pochino il nastrino. Allora, ho sciolto il fiocchetto perché qui voglio non incollare ma mettere questo mazzetto di fiorellini gialli, perché dopo, quando io dovrò lavare la paperotta, almeno posso magari sostituire il nastrino, però non voglio incollare proprio questa parte qui dove la paperotta, insomma, sarà attaccata al bastone. Quindi faccio il fiocchettino, molto bella, molto semplice. Ho messo questi fiorellini con il giallo, giallo e lilla, mi piace tantissimo come abbinamento, guardate che bella. Ho già messo qui i post-it, poi con l'accendino andrò a bruciare qui, altrimenti si sfilaccerà questo nastrino. Che meraviglia, è bellissimo, mi piace tanto, ma veramente tanto. Adesso qui mettiamo le penne. Devo dire che è veramente capiente questa tasca, ci entra tanta roba, ci potete mettere anche le presine, qualsiasi altra cosa, non per forza deve essere qua metto una mollettina pure, qui metterò un altro, qua ci sono già i miei appunti, quindi metterò all'interno la tasca e per giunta qui c'è un altro blocchetto di post-it. Guardate che meraviglia, è simpaticissima. Adesso passo la spazzola perché è piena di fili di cucitura, guardate che bella, immaginatela nella vostra cucina e ripeto, potete utilizzarla per qualsiasi cosa, potete metterci all'interno anche perché è abbastanza capiente, qualunque cosa, veramente simpatica, molto bella, mi piace tantissimo. Poi a me le papere piacciono tantissimo, quindi questo progetto per gli appassionati delle papere come me. Per dire, a me piace tantissimo. Adesso vado giù, la metto nella mia cucina, la vado ad appendere, già ho dove metterla. Intanto io vi ricordo che se non siete ancora iscritte, iscrivetevi se vi piace quello che realizzo, l'iscrizione è gratuita. Se vi è piaciuto un cuoricino, un commento che a me, se volete, fa sempre piacere, e se potete anche una condivisione. Io ringrazio tutte voi, vi saluto e ci vedremo al prossimo tutorial. Grazie a tutte, ciao!